Test forza critica. Forza critica. La forza critica è sempre mitica, ma questa sfida è un po' artistica. Ciao a tutti, sono Stanislao, fondatore di SVT Performance, il vostro servizio per l'allenamento dell'arrampicata. Purtroppo tutte le cose belle finiscono e dopo il nostro amato massimale di dita che abbiamo svolto appena prima di questo, giungiamo al test di forza critica, fondamentale per farci scoprire nel dettaglio gli aspetti metabolici che sottendono le nostre prestazioni in parete ed al contempo una delle più grandi sfide psicofisiche che l'uomo possa affrontare. Ho visto atleti durante questo test soffrire come non hanno proprio mai fatto in nessun allenamento, o via, o blocco, quello che volete. Quindi vi chiederete in che cosa consiste questo test? Consiste nello svolgere il numero massimo di ripetizioni di 7-3, quindi 7 secondi on, 3 off, sulla tacca da 20 mm a 3 diverse intensità, 80, 60 e 45% del carico complessivo che abbiamo trovato. Eseguiremo appunto 7 secondi di sospensione con recupero di 3 secondi tra le ripetizioni fino a che non riuscirete più a continuare la sospensione che si sta svolgendo. Il test viene svolto appunto a 3 diverse intensità per andare ad analizzare gli aspetti metabolici ad alta, media e bassa intensità. Riusciremo così a capire se le lacune che abbiamo sono dovute al fatto che facciamo fatica a tollerare intensità di sforzo elevate oppure se invece è la continuità che ci impedisce di portare a casa il nostro tanto agognato risultato. In alcuni casi capiamo che anche se fisicamente siamo ad un ottimo livello, è probabile che siano le nostre capacità tecniche ad impedirci di realizzare i gradi che tanto desideriamo. Prima di iniziare dobbiamo attrezzarci per svolgere questo test e ci serviranno un trave, un imbrago, un moschettone, un cordino, dei pesi ed ultimo, ma non per importanza, una carrucola. Perché svolgendo questo test anche di intensità estremamente basse avremo bisogno di scaricare del peso dalle nostre sospensioni. Perciò, come si svolge il test di forza critica? Avendo eseguito il test dell'MVC7, qua il video se non l'avete ancora visto, subito prima di questo possiamo calcolare il carico complessivo, quindi peso corporeo più sovraccarico. Per farvi un esempio, 70 kg di peso corporeo più 32 kg di sovraccarico per un totale di 102 kg di carico complessivo. Questo appunto ci serve per calcolare le 3 intensità di allenamento con cui eseguire le sospensioni. Le formule saranno come segue. Carico complessivo all'80%, che è il carico complessivo per 0,8 e quindi l'80% dello stesso. Da quello lì dovrete fare la differenza col vostro peso corporeo, quindi ad esempio se veniva 102 kg, l'80% di 102 kg dovrebbe essere meno 20,4, quindi possiamo calcolare 20 kg, con 82 kg e quindi più 12 kg dovrei eseguire il primo test. Quindi ho il mio trave, imbraghino, cordino, 12 kg ficcati dentro il cordino, me lo attacco all'imbrago, eseguo 7-3, 7-3, 7-3, 7-3. Questo è il più breve e anche, tra virgolette, il meno traumatico. Dovremmo fare lo stesso calcolo per il 60% ed il 45%. Quindi, carico complessivo per 0,6, trovo qual è, faccio la differenza col peso corporeo e ovviamente quando viene un numero negativo dovrò scaricare. E quindi iniziando dal più elevato, che è il test all'80%, e finendo con il più modesto, che è quello al 45%, eseguirò il test che è 7 secondi on, 3 secondi off, fino a che non si arriva al finimento. Dopo ogni test appunterò il tempo totale che sono riuscito a raggiungere e al termine di queste enormi fatiche
siamo finalmente giunti al termine anche dei nostri amatissimi test. Complimenti per aver svolto con precisione e impegno ognuno di questi. Ricordatevi di mandarci i risultati dei vostri test, sia che siate allenati direttamente da noi, ma anche se non siete allenati da noi, ma siete curiosi di sapere su quali aspetti dovreste concentrarvi maggiormente per ottimizzare il vostro allenamento. E come sempre, allenatevi duro. Alla prossima!